Posso darti storie di founder cacciati dal board, licenziati. È brutale quando qualcuno con cui hai avviato il business ti tradisce. Sì. Puoi camminare per San Francisco e vedi ragazzi con felpe infradito e non sai se è un senzatetto o potrebbe avere 7 zeri dietro il suo nome. La mia vita è stata letteralmente minacciata. Lui è Michael Schinner, avvocato specializzato nel rappresentare i founder delle start-up. Nella sua lunga carriera ne ha viste di tutti i colori, storie di successo ma anche scontri all'ultimo sangue tra co-founder e vari fondi di venture capital. Michael li aiuta a tutelarsi dai pericoli in cui possono incorrere e i suoi consigli di pianificazione fiscale possono far risparmiare milioni in tasse, un tema molto sensibile a tutti gli imprenditori. Negli anni ha rappresentato moltissimi founder della Bay Area. Tra i suoi clienti attuali ci sono un sacco di tech miliardari, tra cui alcuni membri di OpenAI. In questo video Michael mi racconta la sua storia e mi dà tutti i consigli per evitare di fare tutti i classici errori dello startupparo. Quando hai fondato il tuo studio legale? Ho fondato il mio studio nel 1998. Era l'apice del periodo .com. Il mio vecchio studio era tradizionale. Lo chiamiamo White Shoe Firm, dove non lavoravano con molti imprenditori. Volevo vivere questo fenomeno culturale, il .com, che richiedeva a molti giovani di raccogliere capitali per perseguire le loro ambizioni e servono competenze specifiche per aiutarli. E come hai iniziato? Sei riuscito a lavorare con grandi aziende della bolla.com? Nel corso degli anni avevo creato connessioni nella San Francisco Bay Area, che stava diventando una zona di rinascita con tutti questi giovani che arrivavano per avviare imprese. Fortunatamente c'era così tanto lavoro che i grandi studi che rappresentavano le aziende avevano bisogno di studi più piccoli come il mio per rappresentare i founder a causa del conflitto di interessi. Di cosa hanno bisogno? Qual è il servizio? Si inizia dalle basi. Che tipo di entità dovrei costituire? Ero professore alla Golden Gate University e insegnavo come scegliere il giusto tipo di entità e come raccogliere capitali. Per i founder che cercano finanziamenti, li costituiamo come C Corporation. Offriamo una gamma completa di servizi che servono agli imprenditori. Costituire la nuova società, stabilire la capitalizzazione, proteggere la proprietà intellettuale, assumere sviluppatori software. Praticamente tutto ciò che serve a una nuova azienda. Da lì hai creato il tuo studio? Conoscevo alcune persone in grandi studi a cui piaceva questo modello imprenditoriale che avevo avviato. Non avevo fondi per eguagliare gli stipendi dei grandi studi. Così ho offerto loro una percentuale sugli incassi. Era molto attraente perché potevano gestire i loro orari, essere più imprenditoriali e se generavano il proprio business ottenevano una buona percentuale degli incassi. Quindi Michael ha lanciato la sua attività lavorando con i founder che gli studi legali più grandi, rappresentando le loro società, non potevano rappresentare perché il conflitto di interessi. Successivamente si è messo in proprio, riuscendo ad assumere professionisti che altrove avrebbero guadagnato di più, offrendo però di dividersi i guadagni con loro. Ok, ma chi sono questi clienti? Nella Bay Area gran parte del lavoro riguarda la tecnologia, perché circa il 50% delle Fortune 500 Tech hanno sede qui. All'inizio la maggior parte dell'attività era in Silicon Valley, circa 45 minuti a sud di San Francisco. La bolla.com è scoppiata nel 2001. C'è stato un periodo di stasi e poi è iniziata un'altra rinascita, questa volta con l'AI invece del .com. Stavolta molto del lavoro è più concentrato a San Francisco. Sono in una posizione ottimale perché sono nel cuore di San Francisco. Alcuni chiamano questa zona AI Alley. I founder delle aziende AI ricevono molte azioni. Quando c'è un evento di liquidità, un IPO o un'offerta secondaria, accumulano improvvisamente molta ricchezza. Li aiuto con la pianificazione patrimoniale, l'acquisto di immobili, contratti per negoziare i loro piani di stock option. Le tasse, giusto? Quando hai un exit devi stare attento, altrimenti paghi molte tasse. Esattamente, probabilmente il 30-50% di ciò che ho fatto negli ultimi mesi riguarda la pianificazione fiscale QSBS. QSBS significa Qualified Small Business Stock. È un vantaggio fiscale che il governo dà agli imprenditori quando avviano queste aziende. Tutti questi founder possono vendere le loro azioni e pagare 0 tasse sui primi 10 milioni. Puoi regalare azioni ad amici o familiari e ognuno ottiene un'esenzione di 10 milioni. Ho avuto clienti che hanno regalato fino al 50% delle loro azioni ed escluso 50 milioni. È un enorme vantaggio che il governo offre per promuovere l'imprenditorialità.
È una cosa nuova? No, esiste da 30-40 anni. Una volta raggiunto un certo livello di ricchezza, le persone iniziano ad attaccarli. Li attaccano con cause legali e ora sui social media attaccano la loro reputazione. La vedo come pianificazione patrimoniale olistica. Non proteggiamo solo le tasse, proteggiamo i loro asset, proteggiamo le loro eredità e creiamo un buon piano patrimoniale. Tutto è integrato in modo olistico per assicurare che vivano la vita che vogliono. Sono protetti, hanno gli asset di cui hanno bisogno, la loro famiglia è protetta. Di questo aspetto in particolare me ne ha parlato anche Ankur Nagpal, che ho intervistato 2 volte sui miei canali, una volta nel canale in italiano e una volta nel canale in inglese. Ankur, quando ha fatto la sua exit vendendo la sua azienda per $250 milioni, ha sfruttato proprio questo cavillo, creando 3 entità legali da cui ha potuto non pagare tasse fino a $30 milioni. Diciamo che sono un founder adesso. Quali sono gli errori più comuni che vedi e di cui devo stare attento? La sfida per ogni founder è trovare l'equilibrio perfetto tra raccogliere capitali, abbastanza per lanciare il business, ma non così tanto da diluire la propria quota. Il problema di molti imprenditori è che si innamorano dei fondi e se i VC investono troppo, si diluiscono troppo velocemente e perdono il controllo dell'azienda rapidamente. L'ideale sarebbe raccogliere quanto basta per avere forse 6 mesi di margine per crescere. Durante quel periodo puoi continuare a raccogliere altro. Per questo ci sono round di finanziamento successivi, ma non vuoi raccogliere troppo così da diluirti e al secondo o terzo round essere meno che azionista di maggioranza. Posso darti storie di founder cacciati dal board, licenziati. Finché puoi raccogliere fondi tramite autofinanziamento o amici e famiglia, è meglio farlo perché non imporranno termini onerosi come molti VC. Hai mai rappresentato un cliente cacciato dalla sua azienda? C'è un'espressione, alcuni possono portare l'azienda da 0 a 1, ma è difficile andare da 1 a 1.1. Molti imprenditori hanno grandi idee, ma non sono necessariamente i migliori nell'esecuzione. Realisticamente, gli studi mostrano che oltre il 50% degli imprenditori non è più coinvolto come presidente e CEO al secondo o terzo round di finanziamento perché potrebbe non essere il loro punto di forza. Qual è il loro interesse? Cercano di gestire l'azienda o massimizzare la loro quota finanziaria? Potrebbe essere meglio portare un executive esperto e aiutare l'azienda a raggiungere il livello successivo, magari un IPO. Essere un grande programmatore non significa essere un grande executive. È in parte ego, ma anche non cedere troppo controllo troppo presto. Questo è l'equilibrio che dobbiamo trovare in ogni situazione. Con gli investitori ci sono best practice che dovrai seguire per non essere fregato in futuro? Parte di ciò è fare le due diligence perché alcuni hanno la reputazione di essere aggressivi. Aggressivi. Per esperienza, la maggior parte vuole essere allineata ai tuoi interessi. Se sei soddisfatto e non ti preoccupi del tuo prossimo stipendio, avranno un imprenditore che lavora duro per costruire il business. Non vuoi avere una relazione conflittuale, ma non vuoi nemmeno essere ingenuo e farti sfruttare. Parte di ciò è la due diligence, trovare una rete di persone a cui fare domande. A San Francisco ci sono anche incubatori dove puoi presentare la tua idea e investiranno. Potrebbe essere un percorso appropriato per alcuni. I co-founder a volte litigano e qualcuno decide di lasciare l'azienda. Cosa fai in questi casi? Normalmente abbiamo, per la maggior parte delle start-up, un piano di vesting delle azioni. Devi rimanere in azienda come dipendente per un certo numero di anni per essere completamente vested. Se il board determina che non stai rendendo come dipendente, non stai mettendo impegno. Possono essere licenziati e le loro azioni smetterebbero di maturare. Puoi anche avere diritti di voto su chi sarà nel board. Molti amici avviano aziende e possono rimanere amici. Ma spesso, quando ci sono grandi interessi finanziari, emerge una differenza di opinioni. È come un matrimonio, a volte funziona, a volte serve un accordo prematrimoniale. Quell'accordo sarebbe un buy-sell agreement. Se vuoi uscire, posso rilevarti prima che tu venda le tue azioni a terzi. Credo si chiami drag-along, tag-along. Ci sono drag-along e tag-along. Più puoi fare queste cose in anticipo, contrattualmente, prima che le emozioni salgano, tutti sanno quali sono le regole in caso di controversia successiva. C'è anche questa cosa chiamata liquidation preference. Cos'è?
È dove gli investitori o i venture capitalist mettono soldi in un'azienda, ma hanno una certa preferenza quando l'azienda viene venduta, così vengono ripagati ad esempio 4 volte il loro investimento. A volte la liquidation preference è così alta che resta poco per il founder. I founder possono essere sfruttati negoziando o firmando accordi di investimento dove la liquidation preference è alta, hanno pochissima rappresentanza nel board. Se li rappresento sono lì per proteggere i loro interessi. In 36 anni di carriera penso tu abbia visto di tutto, giusto? Raccontami qualcosa che ti è successo che possa aiutare a capire queste dinamiche. Posso darti un esempio molto pubblico. La mia ex moglie era una founder, ha fatto crescere il business fino a... Eravamo a round serie C con una valutazione di 250 milioni. Di che business si trattava? Un'azienda di formaggio vegano. Stavano crescendo rapidamente, ma in questi tipi di business, quando arrivi a ulteriori round di finanziamento, i founder hanno meno rappresentanza nel board. Alla fine ti diluisci, in questo caso fino al 10%, 15%. C'è stata una disputa tra il CEO, la founder e una persona operativa e il board ha preso le parti della persona operativa. È stata licenziata dalla sua azienda che aveva fondato. Come Steve Jobs. Esattamente, arrivi al punto in cui si fanno causa a vicenda. È come tirare la spoletta di una granata e tutti esplodono. Devi stare attento a lasciare entrare le emozioni nella situazione in cui sei così frustrato che vuoi far affondare l'azienda con te perché hai una grossa quota finanziaria. È irrazionale, ma dirai, sai che c'è, farò affondare l'azienda anche se perdo soldi. Ed è qui che il tuo consulente interviene per dire: guarda, hai talento, ma per arrivare al livello successivo puoi avere un ruolo più simbolico. Non saranno necessariamente CEO quando l'azienda sarà pubblica. Ho avuto altri clienti che hanno contribuito con la loro IP solo per vedere i VC prenderla e creare una new co tagliandoli completamente fuori. Ho avuto 2 founder che avviano un'azienda insieme. Alla fine al board piace uno dei founder e non tanto l'altro. Tra quei 2 c'è un po' di sabotaggio per cercare di liberarsi di uno dei co-founder. È brutale quando qualcuno con cui hai avviato il business, il tuo amico, ti tradisce. Sì. Qual è il deal più grande con cui hai lavorato? Tornando a ciò che dicevo prima, abbiamo avuto alcune aziende AI recentemente. Alcune di queste ora sono nella fascia oltre $1 miliardo. Oh wow, e sono giovani, giusto? È buffo perché puoi camminare per San Francisco e vedi ragazzi con felpe infradito e non sai se è un senzatetto o potrebbe avere 7 zeri dietro il suo nome. È un momento interessante, non puoi più giudicare le persone. Alexander Wang l'ha detto: ora siamo al punto del MEI, merito, eccellenza e intelligenza. Puoi venire qui, la tua storia non è importante, la tua razza, il tuo colore. Se hai una buona idea e puoi cambiare il mondo, troverai finanziamenti, un team di sostenitori e potrai realizzare i tuoi sogni. E questi ragazzi di cui parlavi? Per essere diplomatico... Perché non sanno nulla di business, sanno solo di AI probabilmente, giusto? Sì, penso che se portano un certo livello di umiltà e capiscono che fanno bene ciò che fanno, solo perché puoi cercare su Google non significa che sia la risposta giusta. Probabilmente il 50% delle informazioni da una ricerca AI è scorretto. Posso portare una ricchezza di conoscenza dall'aver vissuto molte battaglie e visto diverse situazioni. Con l'esperienza arriva la capacità di porre la domanda giusta. Se non sai quale domanda fare, otterrai la risposta sbagliata. E questi giovani con aziende da miliardi, di cosa hanno bisogno? A un certo punto non è solo redigere contratti per proteggerli, ma anche la prospettiva che porti dall'averlo fatto per molti anni. A volte significa sapere quando accettare un accordo, quando litigare con un fornitore, investitore o dipendente, come navigare quelle acque. Spesso i giovani vogliono mostrare di essere tosti. Non è sempre il risultato migliore. A volte c'è una risoluzione negoziata che è win-win. Non tutto deve essere vinco io a tue spese. L'errore? Risparmiare facendo le cose a risparmio. Ottieni ciò che paghi. Costa più denaro agli avvocati correggere i tuoi errori che farlo bene la prima volta. Ti faccio un esempio semplice. C'è una disposizione nel codice fiscale interno, sezione 83. Quando ricevi azioni, devi fare un'elezione entro 30 giorni per considerarle tue. Se non fai quell'elezione, non sono considerate maturate finché le restrizioni non scadono. A volte è 1, 2, 3 anni dopo quando l'azienda è decollata.
Avresti potuto avere 0 tasse quando hai ricevuto le azioni facendo quell'elezione, ma se la perdi, quelle azioni potrebbero valere 1 milione, 10 milioni e sono tutte tassabili. Sì, Quando hai un'idea, prima di divulgarla a terzi, a volte serve un accordo di non divulgazione. A volte devi ottenere un brevetto. Per la maggior parte di queste aziende l'asset è la proprietà intellettuale. Prima di raccogliere capitali, devi parlare con un avvocato per assicurarti sia protetta. altrimenti possono rubartela. Esattamente. Ok, ricapitoliamo un po' tutto. Gli errori li possiamo dividere in categorie. La prima sono quelli che riguardano i rapporti tra i fondi di VC e i founder. 1. Non ci si deve innamorare, come dice Michael, dei fondi di VC. Non bisogna accettare troppi soldi, altrimenti si diluisce troppo la cap table. Il founder rischia subito di perdere il controllo, senza avere spazio per i round successivi, arrivando al punto di rischiare di essere licenziato dalla propria società. 2. Bisogna proteggere molto bene le proprietà intellettuali tramite brevetti ben fatti, per evitare che altri founder o i VC copino le nostre idee. Questo vale specialmente nel deep tech, non negli altri settori forse. 3. Prima di far entrare un investitore bisogna fare un po' di ricerca approfondita. Chi è questo? E che reputazione ha? 4. Bisogna fare molta attenzione ad alcuni cavilli, come per esempio la liquidation preference, secondo la quale quando viene venduta la società gli investitori hanno diritto a ricevere soldi indietro più un certo premio ancora prima di tutti gli altri, anche prima dei founder. Poi ci sono tutti gli errori legati al rapporto tra co-founder. Per evitare che persone del founding team o co-founder se ne vadano prima del dovuto, bisogna poi avere degli accordi su cosa succede quando si vende. Per esempio, se un co-founder vuole vendere, l'altro può comprare la sua quota prima degli altri, senza far entrare terzi. O se un socio di maggioranza vuole vendere, può obbligare anche il socio di minoranza a vendere. Così se un compratore vuole il 100% dell'azienda, l'operazione non salta. Poi c'è anche l'opposto, il tag along, in cui se il socio di maggioranza vuole vendere, è quello di minoranza ad avere la garanzia di potersi accodare, evitando di ritrovarsi in una società con una maggioranza diversa. E poi infine importante anche quando le cose vanno bene stare attenti alle tasse. Hai lavorato tanti anni la tua startup, non è adesso il momento di abbassare la guardia. In America per esempio c'è l'agevolazione QSBS, che ad alcune condizioni permette ai founder di vendere le proprie azioni e pagare 0 tasse sui primi 10 milioni. E se crei altre entità legali o sono i tuoi parenti a beneficiarne, ovviamente puoi farlo più volte. E poi c'è anche la section 83B, che permette di pagare meno tasse sulle azioni con vesting period, perché facendo una comunicazione al fisco, quando ancora le azioni valgono poco, non vengono tassate come reddito, ma vengono tassate come capital gain. Questo ovviamente cambia di stato in stato. Per esempio in Italia il modo migliore per pagare meno tasse quando si fa l'exit è di creare una società holding. Infatti le holding pagano solamente l'1 e qualcosa per cento sul capital gain, date determinate condizioni, anche se i soldi ovviamente non saranno tuoi, ma saranno della holding. Ok, ma adesso torniamo a Michael. Hai mai visto la serie Silicon Valley? Ho visto alcuni episodi. Direi che la serie è piuttosto realistica. Ovviamente è esagerata, ma sono situazioni molto reali. Riceverai lettere di diffida e a volte devi gestirle. È un costo del fare business. A volte ci sono persone che cercano i tuoi brevetti, cercando lacune nei tuoi depositi o nel modo in cui li hai descritti. Scegli attentamente con chi ti metti in affari. Io devo dire sono un fan della serie Silicon Valley, che per quanto faccia ridere evidenzia un sacco di quelli che sono gli errori che fanno gli start-upper. E l'avvocato che è presente nella serie è molto più scemo e cazzone di Michael, evidenzia spesso gli stessi errori. La storia più folle che hai avuto? La storia più folle è quando uno dei miei clienti mi ha chiesto di volare in Messico per licenziare un loro socio. La mia vita è stata letteralmente minacciata. Questo tipo mi ha detto che avevo appena fatto il più grande errore della mia vita e ho detto al cliente: sono il tuo avvocato, non vengo pagato per mettere a rischio la mia vita solo per aiutarti a licenziare qualcuno. Voleva un avvocato perché pensava sembrasse impressionante. Così sono andato laggiù. Quando l'ho sentito ho detto: devo tornare. Mi piace il rigore intellettuale della pratica legale, ma non ero disposto a rischiare la vita. Chi ti ha minacciato? Il socio, il co-founder di quel paese che veniva licenziato, Quindi l'altra parte? ha minacciato la mia vita. C'è qualche libro o film che suggeriresti per saperne di più? Cercherei qualcosa su che eredità vuoi lasciare quando raggiungi un certo livello. Perché non è solo materialismo. Qualsiasi cosa di Steve Jobs ti aiuterebbe, qualsiasi cosa di Mark Andreessen o alcuni founder di grandi fondi VC. Hanno un senso dell'impatto che puoi avere sul mondo attraverso la tua eredità. Non è solo comprare lo yacht, ma anche l'impatto sociale che puoi fare. Hai mai lavorato con o contro un big dog? Sì, spesso. Ho un piccolo studio e spesso in negoziazioni, mediazioni, arbitrati. C'è un grande studio con 3 o 4 avvocati dall'altra parte del tavolo e alla fine si riduce a quanto conosci la legge, quanto conosci i fatti, quanto sei creativo. Le persone pagano gli avvocati per risolvere problemi.
Il mio lavoro è studiare la legge così bene da conoscere tutte le strade, tutte le opzioni. Così quando entriamo in una negoziazione, in un contenzioso o una sfida del governo, sappiamo fino a dove possiamo spingerci. Conosciamo i limiti, ma con quella base di conoscenza puoi essere davvero creativo. Si tratta di trovare una soluzione win-win in queste negoziazioni. È un po' come una partita a scacchi, cerchi sempre di pensare un passo avanti. Sui nomi, dall'altra parte del tavolo, puoi dire il nome di qualcuno o un'azienda con cui hai avuto contenziosi o è impossibile? Ho lavorato con molti founder, come quelli di ChatGPT o OpenAI. Sono tutti in un'ottima situazione ora. Qualche anno fa sarebbero stati Uber o Lyft. Nella Bay Area lavori con founder in fase iniziale che hanno accumulato enormi ricchezze e hanno bisogno di aiuto per gestirle. Vieni da una prospettiva in cui eri uno studente squattrinato e ora hai molti zeri dietro il tuo nome. Come lo gestisci? È qui che ti serve un buon consulente di cui fidarti. Piacere di conoscerti. Grazie mille. E buona Grazie fortuna. mille. Dopo le varie interviste con i Venture Capital, come quelle con Founders Fund o con Ade di Base 10, è interessante anche vedere la prospettiva diversa. E con Michael abbiamo guardato un altro punto di vista. Se siete dei fondatori, fatemi sapere se i consigli di Michael già li sapevate, oppure se li metterete in pratica. O se volete essere dei fondatori, partite già con il piede giusto.